Buongiorno, oggi vi parlo della Mondraker Zendit, ovvero una bicicletta dal mio punto di vista totale. È una bicicletta totale caratterizzata da delle features veramente innovative, a partire ovviamente da Avinox. Zendit è la prima Mondraker motorizzata a Avinox ed è motorizzata con il nuovo sistema M2S, un sistema che sposta molto più in alto le prerogative delle e-bike. Questo sistema è caratterizzato da una coppia che può arrivare fino a 130 Nm ed una potenza di ben 1300 watt. Ora voi potete dire, ma allora questa e-bike è un'e-bike che pedala da sola? No, perché Avinox ha progettato questa trasmissione per rendere più naturale la pedalata. La potenza è al servizio della naturalità della pedalata e ovviamente tanta potenza è gestita in modo divino con un allungamento della capacità della batteria, è una batteria da 800 watt, ma è caratterizzato questo motore da un consumo realmente ridotto. Tale trasmissione può essere settata tramite l'applicazione Avinox. Onestamente, tra i vari livelli di assistenza, quello che ho usato di più è stato l'Eco, addirittura andando ad abbassare i parametri, diciamo, di assistenza, quindi andando ad abbassare sia la coppia massima sia la potenza massima di tale livello. Ma altra caratteristica fondamentale già della precedente motorizzazione Avinox e ulteriormente implementata in questa nuova motorizzazione è l'assistenza auto. L'assistenza auto che consiglio vivamente a coloro che utilizzeranno questa bicicletta per compiere dei giri di lunga durata, permette un equilibrato utilizzo della batteria in relazione alla potenza impressa sui pedali. In questo modo è gestito automaticamente il supporto del motore e quindi si ha anche un consumo più ponderato della batteria. Le caratteristiche di questa nuova trasmissione sono molteplici, le peculiari ve le ho già dette, ma vi è un'altra caratteristica che permette un riding, diciamo, senza pensieri. La maggior parte delle e-bike attualmente prevede, diciamo, l'utilizzo on the fly della trasmissione con ad esempio il cellulare. Ebbene, Avinox rende più libero il riding prevedendo all'interno della centralina l'inserimento di una SIM per comunicare tutti i dati del riding nel cloud e quindi scaricare in un momento successivo. Vale anche la pena ricordare, ma chi conosce il precedente Avinox lo sa già, che diciamo tutti i parametri del motore sono praticamente settabili semplicemente entrando dalla centralina, quindi dal display che ovviamente è touchscreen e permette di andare a settare i parametri anche senza l'utilizzo del telefono. Consiglio sempre però l'utilizzo dell'applicazione. Vale la pena, ad esempio nel corso di un giro, fermarsi un attimo, prendere il telefonino e andare a variare quei parametri che si vogliono variare. Come dicevo, Zendit è una bicicletta il cui telaio è stato progettato, diciamo, attorno a questa nuova motorizzazione. Il layout della bicicletta è molto pulito, come molti amano dire, questa bicicletta appare come una super enduro muscolare. Il peso è contenuto, nella taglia S che è quella che ho io pesa soltanto 21,3 kg e non posso non accennare all'ottimo reparto con sospensioni che equipaggia la Zendit RR. In particolare pongo l'accento sulla Fox Podium da 170 mm. Io su questa forcella ho sentito migliaia di recensioni, la maggior parte lamentavano una imprecisione della forcella dovuta alla torsione soprattutto degli steli. Vi dico che onestamente sia su curve prese ad alta velocità che su curve scassate questa imprecisione io non l'ho avvertita. È una forcella ultra fluida, è una forcella che sicuramente stanca molto meno le braccia della precedente Fox 38,
non ho paragoni sulla nuova Fox 38 che comunque prende la tecnologia dalla cartuccia, buona parte della tecnologia inserita all'interno della Fox Podium. È una super sospensione e onestamente di difetti all'interno di questa sospensione non ne rilevo neanche mezzo. Vi è la possibilità di andare a settare l'altezza del movimento centrale con un flip chip che si trova nella parte posteriore del dogman inferiore della sospensione. Zendit RR equipaggiato con i nuovi Maven Silver, dico nuovi perché sono caratterizzati dalla nuova leva e dall'upgrade pompante leva che rende il freno ancora più modulabile e meno aggressivo, diciamo, della precedente versione. Questa bicicletta ovviamente presenta un'altra importante novità. L'altra importante novità sono le nuove ruote complete HX 1700 di DT Swiss, caratterizzate dai mozzi 350 Hybrid. In particolare pongo l'accento sul mozzo posteriore che presenta ovviamente quel sistema anti-pedal kickback che onestamente su queste biciclette e in particolare su questa bicicletta fa ottimamente il suo lavoro, facendoti avvertire una sospensione molto libera e un'escursione, se vuoi, ancora maggiore dei 165 mm che già possiede. Che dire, è una bicicletta sicuramente molto interessante, è una bicicletta adatta a chi pensa di utilizzare un e-bike nei bike park oppure per fare gare di enduro, ma anche a quei possessori, mi immagino già di una precedente Crafty, che vogliono avere tra le mani una bicicletta ancora più performante e che perdoni ancora di più gli errori di guida. Questo grazie a una escursione maggiore rispetto alla sorella Crafty. Credo di essere stato abbastanza esaudiente nella presentazione di questa Zendit, versione RR, lo sottolineo. Se volete vedere la Zendit RR e le altre versioni, passate in negozio da Movio, oppure se volete acquistare direttamente la bicicletta potete andare su lorganbicycle.com. Questo è tutto, spero che vi divertiate e che le mie sensazioni di guida traspaiano bene dal frame inseriti all'interno di questo video ed è tutto, alla prossima. Ciao!